Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul canale di Loud Travelers. Sono le 8:30 del mattino, ci sono 32 gradi qui a Napoli e fa un caldo bestiale. Adesso sono in macchina, appena presa dal garage e sto andando a prendere il nostro grande amico Adriano, che sarà di nuovo protagonista di un altro grandissimo episodio, ma questa volta in Costiera Sorrentina. Ragazzi, oggi ne vedrete delle belle. Vi spiegheremo un po' di posti che ci sono lì sulla Costiera Sorrentina. Ci fermeremo a fare il bagno su qualche spiaggia, andremo a mangiare in un bel ristorantino. Quindi a breve vi mostrerò tutto quello che c'è da vedere. Ciao ragazzi. Per pagare il pedaggio e correre verso la libertà. Tengo la cacca nel naso. Qui c'è Adriano che cerca di fare una fotografia a questo bellissimo paesaggio. Siamo arrivati qui, la nostra prima meta, siamo arrivati a Meta di Sorrento, poi continueremo lì sul piano di Sorrento fino ad arrivare a Sorrento e finiremo, dove finiremo Adri questo nostro percorso? Alla Campanella, ci faremo un bel bagno lì, poi giù su Nerano, ritorniamo indietro verso Sorrento a Lido San Giovanni. Lido San Giovanni ci andremo a fare un bagno. Sorrento come ultima destinazione prima di riprendere la strada per tornare. Quindi ragazzi, adesso ci rimettiamo in moto e riprendiamo la nostra avventura. Caffè, prima. Ottimo inizio. Siamo fermati per la nostra sosta caffè. Bella prima di rimetterci in moto. Metro? Penso sempre dritto, Adri. Punta Campanella, di qua. Dov'è? Ecco qua ragazzi, stiamo andando in direzione Punta Campanella, un po' complicato. Vai Giovanni, in bocca al lupo per la salita. Qui, destra, sinistra? Sinistra. Anzi, fantastiche queste stradine isolate dal mondo. Siamo a folle. Non sappiamo neanche se questa è una strada, ma so solo che è bellissimo qui il panorama che possiamo vedere. Speriamo di trovarci nella direzione giusta. Siamo appena arrivati a Punta Campanella. Stiamo facendo questo percorso qui che costeggia il mare per arrivare in questo parco naturale e andare un po' dove è il faro per vedere tutto il panorama, perché come sappiamo i fari sono sempre posizionati su una scogliera e ha una vista a 360 gradi sul mare perché serve come illuminazione per le barche che rientrano nel porto. Siamo arrivati qui e dire la strada è fantastica. Ci porta qui davanti a guardare i faraglioni di Capri e Capri, una delle isole del Golfo di Napoli. Oggi una giornata divina, sarà un'altra avventura epica. Divina! Grande! Siamo ancora qui per questo percorso, dopo un quarto d'ora a piedi dobbiamo ancora arrivare al faro. C'è Adriano qui che inizia a perdere colpi, ormai è sempre più stanco. Sente anche un po' dal fiatone. E a fare il bagno. Sono queste targhette, non ne ho capito l'utilità perché sono vuote, non c'è scritto niente. Guardate lì Capri di fronte con i faraglioni, bellissimo, un quadro visto da qui. Che è successo? Niente, notavo. Stavo guardando l'angolino lì per inciuciare. A un certo punto dobbiamo solo fuggire se ci sono i cinghiali perché è un po' pericolosa la situazione.
La cosa che sto pensando adesso, che noi stiamo scendendo in direzione di questo faro, è che prima o poi dobbiamo salire. Meglio non pensarci, perché particolare è la situazione, stiamo scendendo parecchio in questo momento. Un esempio della forza di quest'uomo, vai Adri! Guardate là, ha diviso le tavolette in 2 parti, grande. E il faro ancora non si vede. Finalmente dopo più di mezz'ora a piedi ce l'abbiamo fatta e siamo arrivati sul faro. La cosa più bella di questo faro sembra essere abbandonato, quindi possiamo inoltrarci, possiamo guardarlo più da vicino e nel caso fare anche qualche bella fotografia. Guardate, questo è il faro. Lì, questo è un casale abbandonato, penso, e qui è tutta la vista, ci sono anche gli scogli. Se riusciamo a trovare la strada ci facciamo anche un bel tuffo a mare. Guarda qui tutte queste stradine che ci sono. Che faccio, Irano? Mi butto. Io direi fammi controllare giù. Ti puoi anche lanciare, però il problema dopo è risalire, penso. Vabbè, allora desisto, se lo perché mi hai detto tu, Va bene, lo so che sei coraggioso. Ragazzi, uno spettacolo. Vedete che c'è nella scala? Andiamo a farci arrestare. Vai. Ma perché io devo fare il primo? Non so dove si va, però c'è una scala che porta all'interno di questo rudere, probabilmente una vecchia costruzione romana. È molto pericolante questa scala, se ci tocca una scala dopo, come cazzo facciamo? Ci lanciamo. Guarda, mi fa un po' paura qui dentro comunque. Sì. Abbastanza. Pericolo caduta massi. Ci stanno le scale, qua saliamo soprattutto a rudere. Ma che sali soprattutto a rudere? Qua sta cosa è pericolante. Guarda, se non qua sta qualche cazzo di serpente qua dentro, oggi qualcosa ci fa cagare sotto. Direzione fare. Ti sei mai salito sul faro fino ad ora? Mamma mia, dove siamo? Ma dove stai lontano? Che è? Il faro di Punta Campanella. Non ci sono parole per descrivere questo posto, come non ci sono altrettante parole per descrivere la fatica per raggiungere questo posto. Io ho fatto un workout. Sta a vedere un po' di sudore. Sono un po' sudato. Vediamo l'ora di arrivare alla moto, penso saranno altri 10 minuti a piedi. E finalmente che andiamo a fare? Andiamo a fare ciacchi ciacchi. Un bel bagnetto. Una bella bibita fredda con un po' di ghiaccio, un bel bagnetto a mare. Non ce lo toglie nessuno. Adri, siamo arrivati a Nerano. Sì, finalmente. Te ne hai accorto? Un bel bagnetto. Posso riscaldare il motore, io sto una pentola a palla. Allora, vediamoci i caschi. Ci caschi, costume. Ed eccoci arrivati a Marina del Cantone Nerano. Sempre qui, io e Adriano insieme. Questa è la seconda destinazione della giornata. Dopo un po' di trekking per andare a visitare il faro. Un po' di trekking, una maratona. Adesso ci rilassiamo un po'. Sì,
sia sopra fenomenale che sotto, si vede benissimo, circondati qui dalle montagne. Tutto questo promontorio montuoso. Venite a Nerano. Assolutamente. Ci siamo spostati da Marina del Cantone, acqua fantastica, mare splendido, ma troppe famiglie e troppi bambini urlanti che non ti fanno rilassare. E siamo venuti qua ai bagni Regina Giovanna, e anche qui dalle foto abbiamo visto che il posto è fantastico, quindi è un'altra scoperta. Per la cronaca stiamo a Sorrento, qui sono anche degli scavi antichi romani, quindi da come ho capito si prospetta una piscina scavata nella roccia, che non c'è sabbia, ci sono solo scogli. Il percorso è sempre il solito chilometro A scendere, che poi dovremo fare a salire. Ecco, la strada è abbastanza in discesa, quindi ripida poi in salita, il posto sembra molto carino. Ed eccoci arrivati ai bagni Regina Giovanna. La parte più interna, la conca interna, l'abbiamo saltata perché a quest'ora già c'era tutto completamente all'ombra. Però ragazzi, merita anche questa parte tantissimo. Ci mettiamo qui sugli scogli, prima cosa, roccia, dobbiamo fare un bel tuffo. In mezzo al mare in questo momento ci stiamo su una spoglia. Se Adriano ha problemi di mobilità, diciamo saranno un 7, 8, 9 metri penso. Che ci facciamo? Sulle rocce qui, pensando alla prossima avventura. Più tardi andremo a Sorrento, ci mangeremo una delle delizie memose che ho un tantissimo dolci di Sorrento, faremo un video anche lì, non vi preoccupate, però andremo già dati e pronti per il prossimo episodio. Ciao ragazzi, ci godiamo un po' di meritato relax. Aspetta! È sveglia. Sto proprio rilassato, non mi sono ancora addormentato una cosa così. Sì, però adesso voglio il dolce sorrentino. Sentilo qua, sono le 5, abbastanza presto. A Sorrento paese o città, come lo definiresti? Vicoletto. Un capoluogo, diciamo, un capoluogo italiano. Siamo qui per i suoi vicoletti, stiamo andando adesso giù al porto, questa pasticceria Veneruso che ci hanno consigliato, a mangiare un'ottima delizia al limone, perché dicono che qui a Sorrento fanno la delizia al limone più buona. Dopodiché ci spostiamo. Andiamo sulla terrazza, ci guardiamo un po' di panorama, una birretta, 2 patatine e poi ce ne torniamo. Ecco ragazzi, siamo qui nella piazzetta di Sorrento dove sta la terrazza con vista sul mare e finalmente abbiamo comprato questa nostra delizia al limone. E dopo aver aperto la confezione, come vedete, nel miglior dei modi, ecco qui le nostre 2 delizie al limone. Non ce l'avete col cucchiaino. La tanto famosa delizia al limone di Sorrento. E noi dobbiamo usare la nostra forchetta e il nostro cucchiaio che abbiamo usato per il nostro pranzo, perché la signorina era talmente impegnata a guardare Adriano che si è dimenticata di darci cucchiaini. Vuoi ridere? Martelli, com'è stata la tua prima esperienza con la delizia limone? Sembra che ti è piaciuta veramente tanto. Buonissima. Ragazzi, io non capisco una cosa di Sorrento, a parte il fatto che tutti quanti ci prendono per stranieri e nessuno ci parla italiano, ma poi quando entriamo in qualche luogo chiuso si riscaldano gli animi, senti cose particolari, ci fanno i video col cellulare. Questa Sorrento particolare. Ragazzi, anche oggi è stata una grande avventura, un'avventura epica direi,
E qui sul tramonto del sole nel mare di Sorrento vi lasciamo e vi aspettiamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi! It's what my